Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Sono passate già un paio di settimane dall'ultima volta che ho messo mano sul mio CGV8. Quindi il cofano e il portellone sono finalmente ritornati alla verniciatura e senza perdere altro tempo passiamo subito all'installazione. Partiamo subito con il portellone, che è il componente più semplice da installare. La prima cosa da fare sarà riposizionarlo sulle cerniere che abbiamo lasciato montate e riappuntare i bulloni che lo tengono fermo e stabile sulle cerniere. Dopodiché passeremo a installare tutti gli altri componenti che serviranno per il ribaltamento e per chiudere le serature. Una volta serrate le 4 viti che sorreggono il portellone, passeremo ad agganciare le 2 fasce di fine corsa che sorreggono il portellone aperto. I bulloni originali erano questi, erano a testa piana con una sorta di boccola incorporata nella filettatura. Il problema è che ne avevo solo uno, dall'altra parte qualche meccanico che ci ha messo mano l'aveva persi, quindi ho realizzato, col fatto che non sono riuscito a trovarli questi, ho realizzato dei nuovi bulloni utilizzando un bullone passo in pollici con una rondella e la boccola l'ho fatta con un tondino di alluminio che ho tagliato a misura cercando di riprodurre nel modo più fedele la boccola che era sul bullone originale. Una volta bullonate le fasce di fine corsa andremo a montare il sistema di chiusura del portellone. Per l'installazione ci occorre soltanto un giravite con una punta Torx. Il portellone rimontato correttamente, ora non resta che passare a installare il cofano. Prima di rimontare il cofano sulla Jeep vi consiglio di rimontare tutti quei componenti che poi resteranno scomodi da installare, tipo i ganci che servono per abbattere il vetro anteriore. Quindi io già me li ero preparati riverniciando le piastre e pulendo bene la filettatura e i dati con un liquido disincrostante, e ora li andrò ad installare con il cofano ancora a terra e poi lo posizioneremo sopra la Jeep per poter fissare e registrare le cerniere. Una volta riposizionato il cofano andremo a installare le cerniere che abbiamo verniciato. Una volta posizionate andremo ad appuntare la nuova bulloneria senza stringerla. Le stringeremo soltanto in un secondo tempo dopo che abbiamo registrato il cofano prendendo come riferimento le vie di fuga.
Per quanto riguarda la bulloneria, su questo cofano erano stati montati dei bulloni in ferro verniciati di nero opaco che hanno durato per diversi anni, soltanto che già quando li andavamo a stringere per la prima volta la vernice con cui erano stati verniciati faceva delle crepe e si infiltrava l'acqua creando la ruggine, e il risultato era questo. Per ovviare a questo problema ho acquistato delle viti in acciaio inox, che sono di quelle che si usano nel campo nautico, che non si arrugginiscono e dureranno a lungo nel tempo. Una volta accostate le viti andremo ad inserire delle piastrine. Io in questo caso sto utilizzando le piastrine di Forex, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di plastico, anche legno, e scegliete la misura che si adatta di più alla fuga del vostro cofano e le andremo a posizionare in questo senso per tutta la lunghezza del parafiamme. Poi accosteremo sempre di più il cofano al parafiamme e quando sarà il più dritto possibile andremo ad asserrare tutte e 10 le viti delle cerniere. Una volta effettuata questa operazione il cofano dovrebbe essere in squadro con la vasca della macchina. Finito ciò passeremo a installare gli ultimi componenti delle cerniere anteriori e delle chiusure anteriori in modo da finire l'operazione di installazione. Una volta che abbiamo serrato bene tutte le viti del cofano lo potremo aprire e con una tavoletta lo bloccheremo aperto a un'altezza comoda per poterci lavorare, perché dobbiamo ancora installare le due linguette della chiusura dei ganci del cofano e l'asta che serve per sorreggere aperto quando dobbiamo lavorare sul motore. Per installare le due piastrine di chiusura dobbiamo escogitare un marchingegno, perché le due viti vanno all'interno di uno scatolato dove è difficile raggiungere e reggere il bulloncino in posizione per poterlo avvitare. Per ovviare a questo problema ho preso una bussola e vi ho inserito all'interno un tubicino di gomma, in modo che quando poi andremo a inserire il bullone resterà alla giusta misura per poter prendere la filettatura della vite. Ora non resta che rimontare l'asta per sorreggere il cofano aperto. La prima cosa da fare sarà montare la piastrina che va in questa posizione, che serve per bloccare l'asta quando la teniamo chiusa all'interno del cofano. Per fissarla, come ho fatto con tutte le altre viti della Jeep, ho comprato della bulloneria d'acciaio inox, come la stessa che ho utilizzato per il cofano, soltanto in un altro formato, in modo che tutte le parti soggette a corrosione, che sono a contatto con acqua, liquidi, grassi e quant'altro, non si rovinano e dureranno nel tempo. Ciò fa sì che oggi domani, quando dovremo rismontare tutti i componenti della nostra Jeep, verranno via facilmente, perché non saranno incrostati con l'ossido che si è formato. A questo punto non resta che montare la stecca. Per fissare la stecca ci sono queste viti particolari con la testa a dado, che hanno una sorta di boccola. Questa boccola serve per creare spessore tra il cofano e la piastrina e da far modo che la sfera gira tranquillamente nella sua sede. Cofano e portellone li abbiamo installati, quindi per oggi finisce qui, ma gli upgrade su questo CGI non finiscono, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto spolliciatemi un like e ci vediamo la settimana prossima alle 15 sempre su questo canale.
Se avete domande o dei dubbi potete farmene nei commenti del video. Alla prossima, ciao!